Ecco, grazie che vi state unendo, grazie dei vostri messaggi. Dicevo che c'era una novità, ci sono delle difficoltà nelle connessioni internet fra l'India e Sri Lanka, dove vive Kaira, e in questi giorni ci sono delle grandi difficoltà. Siamo riusciti però stamattina a incontrarci con Kaira e anche con Anita, e per prudenza abbiamo registrato l'intervento di Kaira, sia la meditazione guidata che poi il suo insegnamento. Quindi ci auguriamo che Kaira riesca a raggiungerci presto. Al momento controllo ancora, ma è tagliata fuori. Quindi potremo comunque godere del suo insegnamento. E poi speriamo che lei ritorni in tempo, dopo saranno circa 50 minuti di meditazione guidata molto bella di insegnamento. Ci auguriamo che riesca a riconnettersi per le domande e risposte, se no poi vedremo come andare avanti. Dico qualche parola anche in inglese perché abbiamo degli iscritti dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti. Hello everybody from Avalokita Center. I was telling our Italian friends that Kaira is at the moment disconnected from the internet. But anyway, this morning we could record her guided meditation, her teaching. And so now we will take the time to follow her in this video that I will broadcast for you. And then we hope that Kaira can join us before question and answer. And so she will be able to answer the question that you will write down in the question and answer area. So direi di partire con questo insegnamento, con questa meditazione guidata. Se non riuscite a seguire tutto il webinar, comunque poi ci sarà modo di ricevere il link per rivederlo sul canale YouTube. Ecco, direi che è tutto, quindi a questo punto mi tolgo e faccio partire l'insegnamento di Kaira. Buona pratica a tutti. Dear friends, good evening, and thank you for joining this webinar. Cari amici, buonasera e benvenuti e bentrovati in questo webinar. So, I'm going to offer some practices first and offer you a guided meditation and then some reflections on how we might practice skillfully in this difficult moment. Quindi inizierò offrendovi delle pratiche, tra cui una meditazione guidata, e poi proseguirò con delle riflessioni su come possiamo stare in questo periodo così impegnativo, diciamo. Like all of you, I'm in Sri Lanka and we are also under curfew. Everyone in the whole country is not allowed to leave their homes, and it's been this way for 2 weeks. Così come voi nella vostra casa, nel vostro paese, io sono in Sri Lanka e da 2 settimane anche noi siamo sotto coprifuoco, nessuno può lasciare la sua casa. We do get brief periods in certain parts of the country where we can go out and shop, but otherwise we're at home most of the time. Ci sono dei brevi periodi, a seconda di dove sei nel paese, in quale regione sei, in cui puoi uscire a fare la spesa, ma solo limitate a alcuni momenti del giorno. So I just want us to begin by feeling our connection to each other as we probably find ourselves in a much more isolated way of life than we usually have. E così vorrei iniziare proprio toccando il punto in cui ci possiamo sentire collegati gli uni agli altri, anche perché spesso siamo in una situazione, ci troviamo in una situazione di isolamento dagli altri, dal mondo, dove ci sentiamo isolati dal mondo. So just take in, all the people that are calling in for this call today, and just feel that you have the same wish that they do, and you have the same need that
that they do, that we all do, to feel in community. Quindi per un attimo ci possiamo sentire collegati a tutti coloro che in questo momento sono collegati a questa chiamata e che hanno hanno gli stessi bisogni di noi e per questo sono qui collegati con noi. So to begin our meditation practice, our mindfulness practice, I'd like to invite us to do something for our bodies. Quindi per iniziare la nostra pratica di consapevolezza vorrei invitarci a fare qualcosa per i nostri corpi. Maybe we're not moving as much as we usually do. And so I'm going to have us stand up and do some shaking out the body. Quindi ultimamente magari non ci stiamo muovendo tanto quanto facciamo solitamente e quindi vi propongo uno scuotimento, uno scuotere del corpo. To get my camera. Okay, so we're going to shake out one arm. Just shake it all out. Così iniziamo scuotendo un braccio. And shake out another arm. E poi scuotendo l'altro braccio. Shake out both arms. E poi entrambe. And shake out a leg. You can't see my leg. E poi anche se non vedete la mia gamba, scuoto una gamba. And shake out another leg. E poi scuoto l'altra gamba. And shake out what you were just sitting on. E poi shake out your bottom. Scuoto il mio sedere su cui ero seduta fino a poco fa. And shake out your face. You can make faces. You can also shake out your voice. E poi scuoto il viso e anche la voce, volendo. Posso fare facciacce. And now shake out your whole body. Let your whole body shake. Maybe there's a part of your body that really wants to move, so just let that move. E ora posso scuotere tutto il mio corpo, lasciare che tutto il mio corpo si scuota e sentire se c'è una parte del corpo in particolare che sente di voler muoversi. Beautiful. Thank you for doing that with me. Grazie per averlo fatto con me. And we'll take now 3 deep breaths. So we're going to breathe in, and when you breathe out, you can make noise. You can sigh as you exhale. So breathe in. E ora faremo 3 respiri profondi e quando espiriamo possiamo fare un sospiro, emettere un suono. So we'll do it together 3 times. So we breathe in. E lo facciamo insieme 3 volte. Inspiriamo. Just let it come out as deep, as long as it wants to. E lasciamo questa aria uscire lunga e profonda quanto vuole essere. Okay, in. Great. Okay, you can sit down. Ci possiamo sedere di nuovo. So there's a writer who's written a book who says, who says if all humans would shake their body and breathe and sigh like that every day, there would be no war. C'è un autore che ha scritto un libro in cui dice che se tutti gli umani ogni giorno potessero scuotere il loro corpo e respirare e sospirare, lasciare l'aria uscire profondamente come abbiamo appena fatto, allora non ci sarebbero guerre. So now I invite you to find a comfortable position where you can be relaxed. You might want to sit, but you might want to lie down. Ora vi invito a sedervi o a sdraiarvi come preferite, trovare una posizione comoda. And just allow yourself to settle into your position and to really feel the contact between your body and the earth, whatever's supporting you.
e permettete al vostro corpo di riposare, di lasciare andare tutto il suo peso e di sentire il contatto tra il corpo e la superficie che sta toccando. And let your body release its weight and really kind of settle like a pebble settles at the bottom of a pond. E lasciamo che il corpo veramente lasci andare il suo peso come un sassolino che affonda sul fondo dello stagno. And we're going to bring awareness now to the feet. Just feel your feet. Notice the soles of your feet. Ora porteremo la consapevolezza ai piedi. Sentiamo non i palmi, le piante dei nostri piedi. Portiamo l'attenzione alle piante dei nostri piedi. And now bring awareness to your seat, to your buttocks, and the contact they're making with whatever you're touching. E ora portiamo la consapevolezza ai glutei, ai muscoli del sedere che toccano e portiamo l'attenzione esattamente a tutto ciò che sentono in questo toccare. And now bring awareness to your palms, to your hands. E ora portiamo l'attenzione ai palmi delle mani e alle mani. Just feel your hands. Sentiamo le nostre mani. Now bring awareness to your face. Ora portiamo la nostra attenzione al viso. And just feel whatever sensations are there in your face. E sentiamo e ascoltiamo tutte le sensazioni presenti nel nostro volto. We're going to visit these 4 places again. Now we'll be aware of the feet and we'll take 3 breaths as we notice the soles of the feet. E ora rivisiteremo questi luoghi insieme e faremo 3 respiri in contatto con le piante dei piedi. Now we bring awareness to our seat, to our buttocks, and we take 3 breaths as we bring awareness to the contact there. E ora faremo 3 respiri in contatto con la parte del nostro corpo che tocca la superficie su cui poggia. And now 3 breaths as we bring awareness to the palms. E ora 3 respiri mentre portiamo consapevolezza ai palmi delle mani. And 3 breaths as we bring awareness to the face. E 3 respiri mentre portiamo consapevolezza al nostro viso.
Now being aware of the whole body, breathing in 3 times as you allow the whole body to rest, to let go. E ora portiamo consapevolezza all'intero corpo, permettiamogli di rilassarsi, di riposare e respiriamo con esso. Now I want you to scan through your body and just notice if there is any place that feels good, that feels pleasant, or even just neutral. E ora vi chiedo di fare una scansione attraverso tutto il vostro corpo e notare i punti in cui sentite delle sensazioni piacevoli o anche semplicemente neutrali. Just notice what that neutral or pleasant feeling feels like. E notiamo cosa ci rimanda questa sensazione piacevole o questa sensazione neutrale. So we'll move back out into connection with each other now. So just take a moment to appreciate yourself for this time of practice. E ora ritorneremo a uno stato di connessione gli uni con gli altri e possiamo prendere un attimo per apprezzare noi stessi per quello che abbiamo provato durante questa pratica. So these practices of shaking out the body, of sighing, and also the 4 points, just visiting the 4 points in sequence a few times in a row. These are practices that can help us in times of great stress or when we get very agitated or triggered. Allora queste pratiche che abbiamo appena sperimentato, quella dello scuotere, quello del respirare profondamente, quello di lasciare andare attraverso un'espirazione come di sollievo, quella di fare una scansione di questi 4 punti un paio di volte come a rotazione, ci possono sempre aiutare in momenti in cui stiamo vivendo un grande stress fisico, emotivo e in cui abbiamo accumulato troppa tensione. So I hope you will use them as tools throughout your day, and maybe even with your children, with your beloved ones. You can have fun shaking out at some time during the day, or taking deep breaths and sighing together. All these things people of any age can do, including children. E quindi spero che lo possiate fare con voi stessi, con la vostra famiglia, con i vostri compagni, con i vostri figli, anche in modo molto giocoso. Chiunque lo può fare a qualsiasi età, quello di scuotersi, di respirare e di visualizzare il proprio corpo e le sensazioni positive che il proprio corpo ha in sé. So as we get in touch with our bodies, we can feel gratitude for what we have in this moment.
E così, entrando in contatto con i nostri corpi, col nostro corpo, possiamo provare gratitudine per ciò che abbiamo in questo momento. You can recognize the things that are functioning well in the body and really feel happy about that. Possiamo riconoscere tutte le cose che funzionano bene nel corpo ed esserne veramente felici e grati. And we can offer our body a lot of comfort, even just from ourselves. E così possiamo offrire tantissimo conforto, tantissima cura, tantissimo apprezzamento al nostro corpo, da noi stessi a noi stessi, semplicemente. So something that can be very soothing, very that can bring a lot of calm to the nervous system is bringing a hand to the cheek and just holding your cheek kindly. Quindi qualcosa che può essere molto calmante per il sistema nervoso è semplicemente portare una mano alla guancia, così. So I invite you to try this with me if you like. E così vi invito a farla con me, a fare questo gesto con me, a provarlo. Just notice what that feels like, how it affects you to do this for a few seconds. E notiamo che sensazioni ci dà, come ci sentiamo, che effetti proviamo facendolo per qualche secondo. And you can also try putting one hand on your forehead, either just that or also one hand on the back of the head, like near the occipital crest, near that protrusion. So you can just hold your head like this, with either just one hand or both hands. E poi possiamo anche provare a mettere una mano sulla fronte e una mano sull'occipite, sulla parte sporgente del retro della testa e ascoltare per qualche istante. If you like, you can also offer yourself kind words as you hold these points. Se volete, mentre tenete le mani, in questo modo potete anche offrirvi delle parole gentili. Like, I care about myself. I'm here for myself. Come ho cura di me stesso, sono qui per me stesso. Another one is to put a hand over your chest or even two hands and just let your hands bring care and rest. E un'altra possibilità è portare le mani al petto, una sopra l'altra, e semplicemente sentire questa cura e questo riposo. We may be in a situation where we don't get to touch others, but we can bring sweet and kind touch to ourselves. Potremmo essere in una situazione in cui non possiamo toccare gli altri, ma possiamo portare un tocco gentile verso noi stessi. So just let yourself receive the warmth and the care from your hands. Let it come in. E così lasciamoci ricevere questa cura e questo calore che le nostre mani emettono. Holding this position has been proven in many studies to calm the nervous system and to help the reptilian brain to know that it's safe. È stato dimostrato in molti studi scientifici che tenere questa posizione delle mani aiuta a calmare il sistema nervoso e a calmare quel cervello rettiliano, That it knows that it's safe. che sa così di essere al sicuro.
Okay, and one last practice we can do. So spread your arms really wide, really wide. E un'ultima pratica che possiamo fare è quella di aprire le braccia più ampiamente possibile. And think of whatever good it is that you want to bring to yourself, whether it's peace, whether it's connection, whether it's care, and you bring it all, you bring it all, bring it all, and you wrap yourself in that wonderful goodness. E così yourself. mentre facciamo questo gesto, pensare a tutto il buono, tutto il bello che possiamo immaginare e mentre lo pensiamo portare le mani piano piano a chiudersi e a abbracciarci. Give yourself all these good things. Per darci tutte queste buone, belle cose. And as my friend in the US says, you have to hug yourself like you mean it. E come dice una mia amica negli Stati Uniti, ti devi abbracciare come se veramente lo intendi fare, sul serio. Good, thank you. Now just notice how you feel having done these different practices of self-care, self-love. Grazie. E ora per piacere notate come vi sentite dopo aver fatto queste pratiche di cura di sé, di amore verso se stessi. So we can be grateful that we still have this body and that we have the level of health that we have. Così possiamo sentirci grati che abbiamo ancora questo corpo e che abbiamo il livello di salute che abbiamo. So mindfulness helps us to appreciate what is here. It helps us to see the beauty in life as well as to take care of what's difficult. E così la consapevolezza ci aiuta a vedere ciò che abbiamo, ciò che è qui ed ora e apprezzare tutto ciò che c'è. So we need to strengthen our capacity to take in the good. And that needs to be robust so that when we meet these challenging times, like right now, we can keep the balance in ourselves. E così dobbiamo veramente rinforzare la nostra capacità di assorbire il buono in modo tale che in momenti difficili, come può essere anche questo, abbiamo questa capacità già presente in noi. To keep the balance, to not let the negative take us down. Yeah. Per mantenere un equilibrio e per far sì che il negativo non ci trascini giù con sé. So what mindfulness helps us to do is to move through difficult times in ways that we don't add to the suffering that's already there. Quindi ciò che fa la consapevolezza è aiutarci a attraversare momenti difficili senza aggiungere a questa difficoltà. So it's not possible to avoid suffering completely in this life, but we can learn to suffer well. We can learn to suffer intelligently so that we don't add more unnecessary pain. Quindi la sofferenza è inevitabile, però quello che possiamo fare è imparare a soffrire bene in modo da non aggiungere dolore non necessario alla sofferenza. With mindfulness, we can even learn to open up our hearts to the wisdom that tough times can bring. E con la consapevolezza possiamo anche imparare a aprire i nostri cuori verso la saggezza che questi momenti difficili possono portarci. So one very important key that we can do to begin to settle ourselves when we're in a very unsettled time is to learn to come home to ourselves. Quindi una chiave molto importante che possiamo imparare a usare è quella di tornare a casa a noi stessi, soprattutto nei momenti difficili.
So all these practices we've been doing up until now, they're all to help us come home to ourselves. Like these hands, they're bringing us home. E tutte le pratiche che abbiamo appena fatto sono in funzione proprio di questo, di ritornare a casa con noi stessi. Portare le mani così al petto serve proprio per ritornare a questa casa interiore, ricontattarci. So this is one way of talking about mindfulness, is being home, coming back to our home. E questo è un modo di parlare della consapevolezza, ovvero quello di tornare a casa, tornare alla propria casa. So our bodies, our minds, that's our home. That's our true home. I nostri corpi, la nostra mente sono la nostra vera casa. So we could have our own physical home, but that could be taken away from us, or that could be destroyed, or many things can happen to the home outside of ourselves, but the home inside of us can never be destroyed, can never be taken away from us. Quindi anche se in uno scenario terribile la nostra casa esteriore fosse distrutta, nessuno ci potrà mai privare, ci potrà mai togliere la nostra casa interiore. So no matter what's happening around us, if we know how to come back and touch this true home in us, we're always safe. Quindi non importa quello che avviene fuori, intorno a noi, ma se noi possiamo toccare questa nostra casa interiore, saremo sempre al sicuro. All we need to do is breathe in and breathe out and feel our body, and we're already home. We're already coming back to our true home. L'unica cosa che dobbiamo fare è inspirare, espirare e sentirci di nuovo a casa, nella nostra vera casa. Siamo già arrivati. Or maybe we just take one step, 2 steps in awareness, fully present to being in our bodies, and then we're already home. Just 1 step, 2 steps. Oppure possiamo fare un passo o 2 passi pienamente consapevoli e anche lì siamo già arrivati nella nostra casa. So a lot of times, especially when times are difficult outside, we get caught up in what's happening outside and we abandon our home, our true home. Spesso quando ci sono momenti difficili all'esterno, veniamo come ingarbugliati, veniamo catturati da queste difficoltà e abbandoniamo la nostra vera casa. We might get caught up in our worries, in our fear, in our confusion, and it's like we've left our home, and when we leave for a long time, dust and many things start to accumulate in the home. E quando abbandoniamo la nostra casa per molto tempo, perché siamo appunto proiettati su qualcosa di esterno, allora la nostra casa si riempie di polvere, di ragnatele, di tutto ciò che succede quando abbandoniamo uno spazio. So when we get caught up in strong emotions, in our worries, in our confusion, all those things take us out of our home. Questo quando veniamo catturati da forti emozioni, da forti paure, tutto ciò che ci trascina al di fuori della nostra casa. So when we're gone for a long time, then stress and tension starts to accumulate in our bodies. And over time, that can lead to illness if it doesn't get taken care of. Quando lasciamo la nostra vera casa per molto tempo, lo stress, le tensioni si vanno accumulando e queste piano piano portano a malattie
o possono comunque cronicizzarsi. But what's beautiful about awareness is we can always come back. We can always return home to ourselves. It's never too late. Ma ciò che è meraviglioso della consapevolezza è che possiamo sempre ritornare a casa, non è mai troppo tardi per ritornare alla nostra vera casa. And our home is always there. It's always waiting for us to come back. E la nostra casa è sempre lì presente, che ci attende il nostro ritorno. So in addition to the breath, in addition to our steps, any bodily movement that we're doing, if we're aware of it, that will help us be back home. Quindi oltre al nostro respiro, oltre ai nostri passi, qualsiasi azione fisica che facciamo, se fatta in piena consapevolezza, ci riporterà in quel momento alla nostra vera casa. But also we can connect to the reality around us and hear the birds or hear the sounds around us, and that can be a way to help us come back as well to what's here in the present moment. Possiamo anche collegarci alla realtà che ci circonda, alla natura, agli uccelli che cantano, e anche quello ci può riportare alla nostra casa. So we might be very tempted in difficult times to leave our home in search of answers and worry about what's going to happen in the future. Quindi potremmo essere tentati in momenti difficili di lasciare la nostra casa perseguendo le nostre preoccupazioni e stando nel mondo appunto delle idee, delle preoccupazioni mentali. In terms of what will happen in the future. Perseguendo appunto ciò che potrebbe avvenire nel futuro. But this is exactly the moment when we need to return to the present moment, to feel our bodies and take good care of ourselves now. Ma questo è esattamente il momento in cui occorre tornare ai nostri corpi, sentire i nostri corpi e averne cura, aver cura del nostro spazio interiore. Because the future is made up of this moment. It's not made up of anything else but the now. Perché il futuro è fatto di questo momento, non è fatto di nient'altro che il presente. So if we take good care of this moment, even if it's a really difficult moment, we're taking good care of the future. E così se abbiamo buona cura del momento presente, anche se questo è un momento difficile, stiamo avendo cura del futuro. So someone asked a beautiful question in preparation for this webinar. Qualcuno ha posto una domanda molto bella qualche giorno fa in preparazione di questo webinar. And it was about once this emergency situation is over, many will probably start running again, start getting back into stress. And so how can I I'll read this question in Italian too. How can I really make these days of being under lockdown, how can I make them really precious and not let myself fall into my habit energies, my being carried away by my habits? So I'll just read this in Italian. Quando l'emergenza sarà contenuta, anche se in un contesto diverso, tutti molto probabilmente riprenderanno a correre. Come posso fare tesoro di questi giorni e non lasciarmi andare all'energia dell'abitudine? So I like this question a lot because it's like we have an opportunity here that we should take advantage of. E quindi mi piace molto questa domanda perché ora abbiamo un'opportunità alla mano che possiamo sfruttare. So if we can learn to take care of this moment, we will be taking care of the future.
Perché se riusciamo a aver cura di questo momento, se riusciamo a imparare a aver cura di questo momento, allora potremo aver cura del futuro. And we can start habits now that we want to have when this crisis is over. E ora possiamo iniziare nuove abitudini che vogliamo mantenere quando la crisi sarà terminata. And not just for ourselves personally, but also collectively. Non solo per noi stessi, per la nostra individualità, ma anche per la collettività. I heard that Anita's mom gave a webinar, Adriana, and 500 people showed up on Saturday. Sì, ho saputo che Adriana ha dato un webinar e ci sono state 500 persone ad ascoltarla. And I think several mornings a week at Avalokita, Centro Avalokita has guided meditations, and 300, 400 people show up. And this is wonderful. E in queste settimane il centro Avalokita offre 3 volte a settimana la meditazione guidata del mattino e anche lì si presentano 300-400 persone alla volta e questo è meraviglioso. These are new habits of people taking really advantage of the preciousness of this moment, and we can build on those even when the emergency is over. Queste sono nuove abitudini che grazie a questo momento le persone stanno sviluppando e possiamo farne tesoro per quando poi l'emergenza sarà terminata. So, of course, it's not always easy to come back to our true home. Ovviamente non è sempre facile tornare alla propria vera casa. Sometimes there's pain that's accumulated inside of us and we don't want to face that. A volte c'è dolore accumulato in noi e non lo vogliamo affrontare. So we might get into the habit of always avoiding our home so that we don't have to encounter this pain. E così potremmo avere l'abitudine di voler evitare questo dolore per non doverlo affrontare. And so if this is our situation, we need to be compassionate with ourselves and give ourselves plenty of space and time to learn to feel more at ease in our home. E quindi se questo fosse il nostro caso, dobbiamo avere tanta compassione verso noi stessi e darci tanto spazio e tempo per piano piano avvicinarci alla nostra casa. But the only way we can begin to make our home inside a cozy place is if we turn towards these painful parts of ourselves. Ma l'unico modo in cui possiamo fare della nostra casa un posto accogliente è se ci rivolgiamo verso queste parti dolorose di noi stessi. So it's said, the only way out is in. Viene detto che l'unica via fuori è dentro. Or the only way out is through. We have to go through those things that we want to avoid. Oppure l'unica via fuori, cioè l'unica via d'uscita, è attraverso. So I'm going to offer us a final practice to help us to get close to these parts of ourselves that are painful. Quindi voglio offrire un'ultima pratica che ci può aiutare a avvicinarci a queste parti dolorose di noi stessi. So we can slowly learn to put our house in order and enjoy being in our true home. Così che possiamo piano piano mettere in ordine la nostra vera casa e godere di essa. So I invite you to, again, just find a comfortable position, and you can close your eyes if you like. Vi invito di nuovo a trovare una posizione comoda, stabile e se volete a chiudere gli occhi. So just let your body begin to
Feel like it can really rest and settle here. Lasciamo il nostro corpo veramente riposare e permettiamogli veramente di riposare qui in questo momento. In this moment, there's nowhere to go, there's nothing to do. In questo momento non dobbiamo andare in nessun luogo e non c'è niente da fare. Just take some breaths and release any tension that's there in the body. E facciamo qualche respiro e lasciamo andare qualsiasi tensione accumulata nel corpo. Now bring to mind someone that you love, or it could be a beautiful memory, a time when you were very happy, or bring to mind a place where you have felt safe and nourished. Ora portiamo alla nostra mente l'immagine di qualcuno che amiamo, o un luogo che amiamo, o un posto dove ci siamo sentiti veramente al sicuro. Or a happy memory. O una memoria felice. Just let that feeling of safety, of being connected, of having a love in your heart, just let that fill you right now. E lasciamo che questa immagine di sentirci al sicuro, di sentirci connessi e collegati, di sentirci amati, ci riempia in questo momento. Just really feeling the goodness in your life that's real and true. Sentiamo tutta la bontà presente nella nostra vita, tutta la bontà che è reale e vera. And now if you feel open and ready to, I invite you to be aware of whatever suffering might be with you right now. E ora, se ti senti pronto e aperto, ti invito a toccare qualsiasi punta di sofferenza presente in te. This might be fear, it might be anxiety, it might be anguish or irritation. Questa paura può manifestarsi come questa sofferenza può manifestarsi quale paura, quale ansia, rabbia, insofferenza. Or maybe it's sadness or loneliness. O forse è tristezza o solitudine. Maybe it's boredom or numbness, not feeling anything. O forse è noia e quando non si sente assolutamente niente, non mi viene la parola. And so just offer whatever this is, offer it space to be here. And we won't do this for very long, just a short time. Ecco, o insensibilità. Ecco, offriamoci poco tempo, non sarà un tempo lungo, per stare con questa sensazione. You can breathe in and recognize that this emotion is here. Possiamo inspirare e riconoscere la presenza di questa emozione. Breathe out and let it know that you're here to be with it, with kindness and care. Ed espirando, fargli sapere che sei qui con lei, con gentilezza e con cura. As much as you can in this moment. Tanto quanto puoi
esserlo in questo momento. If you can't give it space or kindness, that's okay too. Then just accept that. E se non riesci a offrirgli spazio o gentilezza, va bene lo stesso. Questa è la realtà dei fatti. See if you can open your heart to just listen to this suffering and hear what it wants to say, what it needs from you right now. E vedi se riesci a aprirle il tuo cuore e sentire di cosa ti sta comunicando proprio adesso. What does it need from you right now? Di cosa ha bisogno da te, cosa ti chiede What does it want to teach you? e cosa ti vuole insegnare. So just feel yourself softening and receiving this part of yourself that really needs your care and attention. E quindi senti questo ammorbidimento interiore, senti questa cura e attenzione che stai generando verso questa parte di te. This is coming home to your true home. Questo è il tornare a casa, alla tua vera casa. So take a few deep breaths, and as you're ready, you can bring your attention back and open your eyes. Così facciamo ancora qualche respiro profondo e poi portiamo gli occhi a aprirsi nuovamente e ritorniamo con l'attenzione. Knowing you can always come back and begin to make friends more and more with these parts of yourself that need you, need your care. Sapendo che puoi sempre ritornare a aver cura di queste parti di te che hanno bisogno della tua cura And in thanking them qualsiasi for, momento. and so just thank them in your heart for letting you be with them. E così le puoi ringraziare dentro il tuo cuore per essere state con te. So thank you for your attention, and we'll get to have some discussion and questions and answers now. E grazie per la vostra attenzione. Ora avremo delle domande, delle risposte, così un'interazione. Ora è il tempo delle domande e risposte e io vi invito a iniziare a scrivere delle domande nello spazio delle domande e risposte che si apre cliccando su Q&A sulla barra bassa e vediamo se Kaira riesce a collegarsi ora prima della fine o comunque l'intenzione con lei era di raccogliere le domande e farne oggetto di un altro video oppure oggetto del prossimo incontro che sarà sempre di martedì, il prossimo martedì 7 aprile, sempre alle 16. Quindi davvero possiamo prenderci un momento anche di raccoglimento, di silenzio, ognuno per proprio conto, e sentire qual è la domanda del cuore che viene adesso. Che cosa davvero vorremmo chiedere a Kaira se fosse davanti a noi, con apertura, senza vergogna. Davvero che cosa ci sta a cuore. Mm-hmm. So is there a clear question that you all see? I see comments and lovely comments.
but I'm not sure if I see a question. Okay. I saw a few questions. Yes, I saw 3 people asking the same question about how to practice with children. Ah, okay. One was specifying age group from about 7 to 10. The other 2 were not. But anyhow, it's Okay. about practicing Okay. with children. Sure. And in the Q&A also, there are a few questions. Oh, I couldn't see those. Okay. Let me see. I'm on my phone, so it's a little. Oh, I see. Okay. So let me speak about practicing with children. The first thing I would say, is it okay for me to go ahead and share? Is this okay now? I guess so. Stefano, is it okay? We can answer some questions now? Please go on. Okay. Yes, I promote you as a panelist. I hope that this way you can see everything. Okay. So one very important thing with sharing this practice with children is that if we can practice ourselves, that will be a big, the most important way we can teach our children is if we wake up in the morning and we practice first thing to try to come home to our true home. Allora, l'elemento più importante per me nella pratica con i bambini è quello di praticare noi stessi, ovvero la prima cosa quando ci svegliamo la mattina, tornare alla nostra vera casa, quindi praticare questo noi stessi. To really be there for our own strong emotions, for our own whatever the challenges we're facing right now, to really be present for those so that we can make room and be present for our children. Quindi facendo spazio per le nostre emozioni forti in noi, essendo veramente presenti a noi stessi e a queste emozioni, in modo tale da fare spazio poi per i nostri bambini. Ed essere veramente poi presenti con loro. And really, this I'm sure will be a time that will be very impactful for them as they grow up. And so we want to use this time as much as possible to nourish the positive seeds in ourselves and in our children. Questo tempo, questo periodo sicuramente lascerà un segno impattante anche sui bambini e sul futuro di tutti. Quindi la cosa veramente importante che vogliamo fare è nutrire noi stessi, nutrire i semi positivi in noi stessi perché questi rimangano nel terreno che stiamo coltivando. So, and for our children, especially the younger ones, this could be a very precious time for them where they get a lot more time with us than they may usually get if they're going to school and we're going to work as their parents. So how can we profit from this special time that they get to have more of our attention? E per i bambini, soprattutto i bambini più piccoli, questo è un periodo veramente prezioso, che può essere veramente prezioso per loro, perché improvvisamente hanno la possibilità di passare molto più tempo con noi adulti, con noi genitori, e quindi come possiamo veramente approfittare al meglio di questo tempo che abbiamo insieme. It can be, we have to find ways to have fun with our children in these days and to, water the seeds of joy
Because they will, whatever our mood is, they will pick it up. They'll pick up on our mood and it'll become their mood. Dobbiamo trovare anche modi per divertirci insieme, per coltivare la gioia insieme e perché quello che noi trasmettiamo come il nostro stato d'animo sarà il loro stato d'animo, quindi vogliamo coltivare uno stato d'animo che ci fa stare tutti bene. One of my favorite films is an Italian film, La vita è bella, about a man and his son who are in the concentration camps in World War II, as he's a Jew. So, uno dei miei film preferiti è il film di Benigni, La vita è bella, che narra di un uomo ebreo che si ritrova nel campo di concentramento con suo figlio durante la Seconda Guerra Mondiale. And what I find so amazing about this film is that the father, portrays this whole terrible, tragic experience as a game for his son. The whole time, months and months that they go through this difficulty, the father makes his son think it's all a game. Or he makes it fun for his son that they're playing in this kind of game together. E la cosa straordinaria, il messaggio straordinario di questo film è il fatto che il personaggio principale trasforma questa esperienza tragica, terribile del campo di concentramento in un gioco, non cede mai a far credere al figlio che sono dentro un grande gioco. And it doesn't mean that we should, try to deceive our children or, but I mean, that was a really skillful survival tactic that helped his son not to be wounded by that experience as much as he might have been. E quindi questo non vuol dire nascondere la realtà delle cose, però nel film, per esempio, viene messo in atto una strategia di sopravvivenza, per cui il padre riesce a trovare un modo per non ferire così tanto il suo bambino, far sì che il suo figlio non sia così ferito dalle circostanze, in qualche modo lo salvaguarda. So even though, there's many difficulties of this time and it's very scary, it's terrifying and it's very tragic, we can do things every day to help our children see the beauty in life and to profit from this special time that we have to be more together. We can learn about each other more. Quindi anche se questo particolare momento può essere un momento di grande difficoltà, di paura, un momento anche di tragedia personale, collettiva, possiamo veramente fare qualcosa per aiutare i nostri bambini a vedere la bellezza nella vita, a vedere la bellezza di tutto ciò che c'è. And I think Anita has a lot more experience about this than me. So Anita, if you want to share how you're practicing to share and be with your children in this time, I would love to hear what you have to say. E credo che Anita in questo ha molta più esperienza di me, avendo 2 figli, e quindi voglio chiedergli se lei può condividere qualcosa riguardo a come sta praticando con i suoi figli in questo momento. Pochi giorni fa proprio abbiamo visto il film La vita è bella e pochi minuti fa abbiamo ascoltato un brano tratto da uno spettacolo di Benigni di qualche anno fa, favoloso, sull'amore, sul vivere la vita ora, quindi, e lo abbiamo ascoltato tutti insieme qui a casa, e come stiamo agendo, ma innanzitutto appunto la nostra presenza, noi siamo dei filtri, noi 2 genitori siamo i filtri tra la realtà e quello che portiamo ai bambini, e questo per me è essenziale, quindi come
noi siamo e come loro vivono l'esperienza. Al tempo stesso cerchiamo di mostrargli anche un po', di spiegargli quello che sta avvenendo, e loro sono prontissimi a comprenderlo, proprio come, tornando all'allusione del film, come il bambino lì nel film ogni tanto dice ma papà, ma non sono così convinto che è un gioco, no? E poi il papà lo riporta all'aspetto del gioco. Ecco, qui non stiamo vivendo nulla di così tragico, almeno noi personalmente nel nostro piccolo, però stiamo veramente cogliendo questo tempo come un tempo in cui non lavoriamo, non guadagniamo, ma è una vacanza, abbiamo chiamato una vacanza low cost, un tempo in cui stiamo assieme e facciamo scuola assieme, cosa che qualche mese fa avevamo ipotizzato con mia figlia ed è improvvisamente diventato una realtà. Quindi con il sussidio, con l'aiuto della scuola stiamo facendo scuola assieme e possiamo aver tempo per esplorare tantissime cose. Ciò non toglie che magari in alcuni momenti c'è più stanchezza o più magari piccoli nervosismi perché siamo sempre noi in questo spazio, ma poi lo spazio è così più grande quando vai a esplorare, a conoscere, a scoprire cose nuove. Ecco, quindi focalizzandoci su tutto ciò che c'è di meraviglioso da imparare ogni momento e da vivere insieme anche, quindi sì. E poi anche per loro scoprire che tutto l'agio e le possibilità consuete del quotidiano, anche se non ci sono nello stesso modo, non c'è più, non so, quel latte, che ne so, di riso disponibile sotto casa. Noi siamo in un comune molto piccolo, quindi abbiamo poche scelte di acquisti alimentari, però ecco, non importa, si rifà il pane insieme, si rifanno tante cose che nel tempo abbiamo sempre fatto, ma ora è come se sono tutte ancora più possibili. Beautiful. Thank you so much, Anita. Prego, poi ovviamente c'è tanto altro, però ecco, sento veramente importante questo concetto di essere filtro e quindi di essere specchio tra l'esterno e l'interno. Yeah. Beautiful. Shall we try to answer one more question just briefly? Was there maybe, Anita, maybe you had more time to read the questions. Was there some questions that were similar and we could try to answer them all together? I'm reading now. Okay, yeah. Okay, the last question in the Q&A section is a bit maybe different than other questions I've read, and it's about how to find a balance between having to be, you know, all of a sudden doing a lot of writing as a form of communication because we're using computers a lot. So she says it's Sol asking the question. Solange from Milano. She says how not to be just trapped in this also very dispersive in terms of time and also stressful use of technology and to leave space to other aspects of my life. So how to find a balance between these? Because now she has to be more online because of the lockdown? Yeah. We're all so much more online. I mean, right.
as she says, I'm selecting and putting in order an order of importance, the various activities, dividing them into different days, for example, being present in the moment, breathing, etc. How else could I do? That's the question. So I've heard this from many people that they're getting screen burnout or even zoomed out from so many things on the computer and so much of their work on the computer and now all of their socializing on the computer too. Sì, mi è già arrivata da varie direzioni questa problematica di persone che si stanno proprio, in inglese si dice burnout, si stanno tra virgolette bruciando, cioè si stanno esaurendo, stando tante ore davanti al computer e in cui spesso viene riversato l'attività lavorativa e anche la vita sociale. One thing I feel very important in this time is to practice stopping. So to bring in... Sorry. No, go ahead. Sì, un punto molto importante in questo momento trovo essere quello di praticare il fermarsi. To whatever we're doing, whether it's work or cooking or cleaning, that we take moments and we stop and breathe and feel our body. Quindi in qualsiasi attività stiamo svolgendo in questo momento possiamo prendere del tempo per fermarci, per respirare, sentire il nostro corpo. And that practice we did at the beginning with visiting the different parts of our body, the feet, the hands, the seat, the face, and several times in order. That you can do as you sit down to work or before you transition to another activity. You can bring that moment of pause. E quell'attività che abbiamo fatto all'inizio di questo incontro, ovvero di fermarci lì dove siamo, seduti sulla nostra sedia, per esempio, e passare l'attenzione con il respiro dai piedi al viso, alle mani, al punto in cui tocchiamo il cuscino sulla seduta e ripassare varie volte per risentire veramente, riportare tutta la presenza al corpo. Questo lo possiamo fare nei vari momenti di transizione, per esempio prima di iniziare il lavoro al computer o come pausa o alla fine, come piccole intercalari che ci riportano a noi stessi e al nostro corpo. So I have friends in Colombo who also say this time they're using it to declutter their house. So we can find, those projects that we've been meaning to do for a long time and we haven't had time to do them. Now we can try to take breaks where we're moving, where we're doing things around the house, whether it's cleaning or, putting things in order instead of being at the computer, so we can get up and be active. Ho amici qui a Colombo che mi raccontano che stanno sfruttando questo tempo per ripulire la loro casa, quindi anche questo possiamo farlo, proprio la casa fisica, quindi ripulire zone della casa che magari da tempo volevamo fare ma non abbiamo mai il tempo per dedicarci a, svuotare la soffitta, quindi avere attività che ci coinvolgono un po' più nel fisico e intercalarle a quel tempo che passiamo invece seduti davanti allo schermo. But I understand that you have a lot more work now teaching from home, and I wonder if you can give some activities as you teach where you get yourself and the students to be physically active as part of your lesson also.
Some movements, some shaking like we did at the beginning of this call. E se per esempio stai insegnando da casa, puoi dare spazio nell'arco della giornata a momenti in cui fai proprio dei movimenti con il corpo, come abbiamo fatto all'inizio, degli scuotimenti, anche se stai insegnando, farlo con i tuoi studenti o trovare altre strategie, altre attività da fare con il corpo. I think it's difficult for many people now because it's really hard to avoid long hours in front of the computer. But one thing we can do to reduce the suffering of that is to also be aware of our posture. Make sure we're sitting in a posture that's good for our body, and these regular breaks that we take will help us to relax the body so we don't keep accumulating tension while we have to be at the computer. Quindi, nonostante magari appunto dobbiamo passare lunghi periodi al computer, possiamo portare una particolare attenzione alla nostra postura quando siamo seduti, come siamo seduti, e poi intercalare con pause che ci aiutano a rilassare quelle tensioni che altrimenti si andrebbero accumulando. Yeah. Okay, I think we should probably stop there, and there's so many good questions. Maybe we can incorporate them into the next week's sharing, or I don't know what you think, Stefano. Can try to... Yes, Kaira, there are many good questions. Sì, stavo dicendo, Kaira, che ci sono tante buone domande che sono state poste anche nella chat e che possono essere inserite nel prossimo webinar, o vediamo in che cosa. Quindi sì, siamo in conclusione. Volevo ringraziare ancora Kaira, che ha fatto veramente di tutto oggi per essere in contatto con noi fin da stamattina, e grazie al cielo abbiamo registrato il suo insegnamento ed è stato possibile per tutti ascoltarla oggi. Grazie anche per questo spazio audio finale con le domande. Queste tante domande, le condivisioni, tutto quello che è stato scritto nella chat, nell'area delle domande, verrà inviato a Kaira, e quindi ci sarà modo di leggerlo. Tantissime, ho visto passare tantissime veramente cose molto belle scritte, le domande, quindi ognuna verrà presa in considerazione. E ringrazio davvero tutti di essere stati così in tanti insieme stasera, in questa situazione un po' diversa dal solito, ma comunque molto bella, in cui abbiamo potuto ascoltare l'insegnamento di Kaira, che, come dicevamo prima, è sempre così profondo e gentile e dolce allo stesso tempo, e quindi veramente, almeno sento io, mi tocca in profondità. Quindi grazie Kaira. Nei prossimi giorni riceveremo tutti quanti un'email con il link alla registrazione di questo insegnamento, e il prossimo appuntamento, come ha già detto Kaira, sarà per martedì prossimo, 7 aprile, sempre alle 16. Ecco, direi che per oggi è tutto. Ancora grazie a Kaira, grazie ad Anita, grazie anche a Margherita che ha tradotto le domande in inglese, anche se poi non è stato possibile usare queste traduzioni. Siamo una bella squadra, grazie di essere insieme tutti quanti noi, siamo ancora più di 200 collegati, siamo stati in 300 durante l'insegnamento. È davvero qualcosa che mi fa sentire profondamente connesso con tutti quanti, come non mi sono mai sentito, quindi sentiamo tutti questo sostegno che la connessione reciproca può darci in questo periodo che è inaspettato e impegnativo. Buonasera a tutti, e quindi appuntamento a martedì prossimo dal Centro Avalokita.